In questo preciso istante, l'oggetto che tieni in mano sta segretamente nascondendo un abisso velenoso. Lo guardi e vedi vetro levigato. Vedi alluminio aerospaziale. Vedi plastica perfetta. Pensi che il tuo smartphone o il tuo computer siano il trionfo dell'ingegneria pulita e del software. Ma è un'illusione. Un'illusione creata per farti dormire tranquillo. Se potessimo strappare via lo schermo, se potessimo dissolvere i circuiti stampati e guardare la vera anima della tua tecnologia, non troveremmo codice binario. Troveremmo polvere. Una polvere luminosa, strana, che non dovrebbe esistere in quella forma. Ci sono 8 elementi chimici invisibili dentro il tuo telefono in questo momento. Senza di loro, lo schermo sarebbe buio. L'altoparlante sarebbe muto, il motore di vibrazione sarebbe morto. E la cosa più inquietante, tu non sai nemmeno come si chiamano. Stiamo parlando delle terre rare. 17 elementi chimici confinati in fondo alla tavola periodica. Nomi che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza. Neodimio, europio, lantanio, ittrio, disprosio. Per il 99% della storia umana sono stati considerati scarti geologici, sassi inutili. Oggi sono i burattinai invisibili della nostra civiltà. Ogni singola auto elettrica che vedi silenziosamente scivolare per strada dipende da loro. Ogni turbina eolica che cattura l'energia del vento ha il cuore fatto di questi elementi. I laser che usano i chirurghi per operare gli occhi. I sistemi di puntamento dei missili balistici. I cavi in fibra ottica che trasportano internet attraverso gli oceani. Tutto, assolutamente tutto ciò che definisce il nostro futuro è schiavo di questi 17 fantasmi. Ma c'è un problema enorme che sta per scatenare la più grande crisi geopolitica del nostro secolo. Prima di capire il problema, devi capire il loro nome. Terre rare. È la più grande bugia della chimica moderna. Non sono affatto rare. Il cerio, una di queste terre, è più abbondante del rame. Il neodimio si trova nella crosta terrestre in quantità maggiori rispetto al piombo o all'oro. Se scavi un buco nel tuo giardino, quasi certamente troverai atomi di terre rare. E allora, perché il mondo è terrorizzato dall'idea di rimanere senza? Perché la natura ci ha giocato uno scherzo crudele. Pensa al rame o all'oro. Si raggruppano, formano vene, pepite, filoni ricchissimi. Le terre rare, invece, si odiano. Non si concentrano mai, si disperdono. Sono spalmate in modo uniforme e microscopico dentro rocce durissime, mischiate tutte insieme. Estrarle è come cercare di separare il sale dallo zucchero dopo averli frullati insieme e gettati in una piscina. Per capire perché sono così difficili da separare, dobbiamo guardare a come sono nati. Questi elementi non sono stati creati dolcemente nel cuore di stelle normali come il nostro Sole. Il Sole è troppo debole. Le terre rare richiedono violenza. Sono state forgiate in uno degli eventi più catastrofici dell'universo: la collisione tra 2 stelle di neutroni. Immagina 2 soli morti, densi come montagne compresse in un cucchiaino, che si schiantano l'uno contro l'altro a 1/3 della velocità della luce. In quel millisecondo di distruzione assoluta, un'onda di neutroni liberi bombarda i nuclei atomici. I nuclei ingoiano neutroni così velocemente che non hanno il tempo di decadere. È il processo R, la nucleosintesi rapida. È così che l'universo ha cucito insieme questi mostri chimici pesanti e complessi per poi spargerli nel freddo dello spazio, fino a farli piovere sulla Terra bambina. Fermati. Torna indietro. Dimentica le stelle. Dimentica i telefoni. Per capire il vero potere delle terre rare, dobbiamo rimpicciolirci. Dobbiamo scendere di 14 ordini di grandezza. Entriamo nel regno quantistico.
sei davanti a un singolo atomo di lantanio. Guarda come è costruito. Al centro c'è il nucleo, pesante, carico positivamente. Attorno ad esso gli elettroni non orbitano come pianeti, formano nuvole di probabilità, forme geometriche dove l'elettrone esiste ovunque e da nessuna parte, contemporaneamente. Negli elementi chimici normali, come il carbonio o l'ossigeno, queste nuvole hanno forme semplici, sfere perfette, o lobi a forma di clessidra. Sono prevedibili, si legano agli altri atomi in modo logico e ordinato. Ma l'atomo che hai di fronte non segue queste regole. Ha sbloccato un livello di geometria spaziale che la natura usa raramente. Benvenuto nel sottolivello 4F. È qui che risiede la magia delle terre rare. Gli elettroni più esterni di questi elementi sono costretti a muoversi in orbitali dalle forme assurde. Immagina fiori a 8 petali, fatti di energia pura. Immagina doppi coni circondati da anelli fluttuanti. Ci sono 7 orientazioni spaziali diverse, una più complessa dell'altra, che si sovrappongono creando un groviglio incomprensibile. È bellissimo, ma è un incubo architettonico. Questi orbitali F sono così complessi, così frammentati nello spazio, che fanno una cosa malissimo. Non riescono a fare da scudo. In un atomo normale, gli elettroni interni creano un muro che protegge gli elettroni esterni dall'attrazione magnetica del nucleo. Ma gli orbitali F sono pieni di buchi. Sono come un ombrello fatto di rete metallica durante un temporale. E qui avviene il miracolo. Poiché lo scudo degli orbitali F è difettoso, la carica positiva del nucleo attraversa i buchi e afferra violentemente gli elettroni esterni, tirandoli verso di sé. Questo fenomeno si chiama contrazione lantanidica. Man mano che scendiamo lungo la riga delle terre rare, aggiungendo elettroni e protoni, l'atomo non diventa più grande, diventa più piccolo, si contrae su se stesso, si schiaccia. È un paradosso fisico. Più materia aggiungi, più l'oggetto si restringe. Questa pressione quantistica estrema schiaccia gli elettroni spaiati in uno spazio microscopico e gli elettroni spaiati sono la fonte del magnetismo. Nelle terre rare, questi piccoli magneti subatomici sono così vicini, così fitti, che le loro forze si sommano invece di annullarsi. Abbiamo appena creato una tempesta magnetica intrappolata nella materia solida. Ma un singolo atomo magnetico non serve a nulla. Se gli atomi si muovono, i loro campi magnetici puntano in direzioni diverse e si annullano a vicenda. Per sfruttare questa forza mostruosa, l'umanità ha dovuto costruire una gabbia, una prigione di cristallo. È qui che entra in gioco la metallurgia estrema. Mescoliamo il neodimio, una terra rara, con del semplice ferro e un pizzico di boro. Il boro fa da collante, il ferro crea la struttura. E gli atomi di neodimio vengono bloccati a forza all'interno di un reticolo tetragonale perfetto. Sono incatenati, non possono girarsi, non possono vibrare fuori asse. I loro orbitali F, carichi di energia magnetica, sono costretti a puntare tutti simultaneamente nella stessa identica direzione. Abbiamo allineato miliardi di tempeste quantistiche. Il risultato è qualcosa che sfida il senso comune. Hai appena creato un magnete al neodimio, il magnete permanente più potente mai concepito dalla mente umana. Un pezzo di questo materiale, grande come una moneta, può sollevare un blocco di metallo di 10 kg. Se 2 grandi blocchi di neodimio si attraggono e la tua mano è in mezzo, le tue ossa verranno polverizzate all'istante. Ma la vera rivoluzione non è sollevare pesi, è il movimento. In un motore elettrico, la corrente crea un campo magnetico temporaneo che spinge contro dei magneti permanenti,
facendo girare il rotore. Prima delle terre rare, i motori elettrici potenti dovevano essere enormi e pesanti. Oggi, grazie a 2 soli chilogrammi di neodimio, possiamo costruire un motore per un'auto elettrica grande come un'anguria, ma capace di erogare 250 kW di potenza. Senza il neodimio, la rivoluzione delle auto elettriche semplicemente non esisterebbe. Ma la forza bruta è solo l'inizio. Le terre rare controllano anche la luce. Guarda lo schermo su cui stai vedendo questo video. Che sia un telefono, un monitor o una televisione ad alta definizione. I colori che vedi sono un'illusione ottica creata miscelando luce rossa, verde e blu. Il verde e il blu sono facili da produrre, ma per decenni il rosso perfetto è stato il santo graal dell'elettronica. I vecchi schermi producevano un rosso pallido tendente all'arancione. Poi è arrivato l'europio, un'altra terra rara. Quando gli elettroni dell'europio vengono eccitati, saltano nei famosi orbitali F e poi ricadono, rilasciando un fotone. E non un fotone qualsiasi, un fotone di un rosso puro, profondo, assoluto. L'europio e l'itrio, combinati insieme, sono la vernice quantistica che rende possibili i display moderni. Ogni volta che vedi il colore rosso su uno schermo, stai guardando il respiro quantistico di una terra rara. E se invece di spargere la luce la concentrassimo? Benvenuto nel mondo dei laser a stato solido. Prendiamo un cristallo artificiale trasparente e infiliamo al suo interno impurità di neodimio o di erbio. Poi bombardiamo questo cristallo con dei flash di luce bianca accecante. Gli atomi di neodimio assorbono questa luce caotica. L'energia sale nei loro orbitali complessi, si accumula in uno stato metastabile e poi, in una frazione di secondo, collassa. Tutti gli atomi rilasciano la loro energia esattamente nello stesso istante, nella stessa direzione, con la stessa identica lunghezza d'onda. La luce caotica è diventata un raggio laser coerente e letale. È il laser chirurgico più usato al mondo. Può tagliare l'acciaio spesso fino a 2 o 3 centimetri in una fabbrica. Per spessori di 10 centimetri si usano altre tecnologie come l'ossitaglio o il plasma. O vaporizzare un tumore millimetrico nel cervello umano senza danneggiare i tessuti circostanti. È pura precisione quantistica armata. Forse ora inizi a capire. Abbiamo costruito l'intera visione del nostro futuro su questi 17 elementi. Vogliamo abbandonare i combustibili fossili. Vogliamo energia pulita. Ma la transizione verde è una gigantesca, vorace, divoratrice di terre rare. Una singola turbina eolica offshore ad alta efficienza non ha ingranaggi meccanici. Usa la presa diretta. E per generare 3 megawatt di elettricità, il suo generatore richiede oltre 200 kg di neodimio e disprosio puro. Moltiplica questo per milioni di turbine. Aggiungi centinaia di milioni di batterie per auto elettriche che divorano l'antanio. Il mondo ha bisogno di migliaia di tonnellate di questa polvere magica ogni singolo anno. La domanda sta esplodendo con una curva esponenziale verticale. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia tutto. Ricordi quando abbiamo detto che le terre rare non sono rare, ma sono impossibili da separare? Ecco, qualcuno deve pur fare quel lavoro sporco. Guarda la mappa del mondo. Se cerchi il petrolio, lo trovi in Medio Oriente, in America, in Russia. È distribuito. Ma se cerchi la raffinazione delle terre rare, la mappa si oscura quasi completamente, tranne che per un singolo, immenso punto luminoso: la Cina. Oggi la Cina controlla oltre l'85% della lavorazione globale delle terre rare. Nessun paese nella storia umana, nemmeno l'OPEC con il petrolio, ha mai avuto un monopolio così totale su una risorsa così critica.
E non è perché la Cina ha tutte le riserve naturali nel suo sottosuolo. Gli Stati Uniti hanno miniere. L'Australia ha miniere. La Groenlandia è piena di terre rare. Il motivo per cui la Cina domina incontrastata è un altro. È perché l'Occidente ha deciso, decenni fa, che estrarre questi elementi era troppo tossico, troppo pericoloso e troppo costoso. Abbiamo preso l'inquinamento del nostro futuro pulito e lo abbiamo nascosto dall'altra parte del pianeta. Per capire il vero costo del tuo smartphone, devi viaggiare nella Mongolia interna. Benvenuto a Bayan Obo, la miniera di terre rare più grande del mondo. Non è una miniera. È una ferita geologica incisa nella crosta terrestre, larga chilometri. Ricordi che le terre rare sono mescolate tra loro? Per separare il neodimio dal cerio, la roccia deve essere frantumata in polvere fine. Poi inizia l'estrazione con solventi. La polvere viene immersa in vasche chilometriche di acido solforico bollente, acido cloridrico e sostanze chimiche altamente tossiche. La miscela viene scaldata, filtrata, separata. Questo processo non avviene una volta, avviene decine, a volte centinaia di volte in sequenza, per isolare ogni singolo elemento. La chimica necessaria è brutale. Per ottenere una singola tonnellata di terre rare purificate, si generano 2000 tonnellate di rifiuti tossici, rifiuti che non scompaiono. Finiscono in laghi artificiali di fango nero e acido, grandi come intere città. E c'è un segreto ancor più oscuro. Il minerale grezzo che contiene le terre rare, la monazite, ospita sempre un ospite indesiderato, il torio. Il torio è un elemento pesante, instabile, è radioattivo. Quando frantumi la roccia e usi l'acido per estrarre il neodimio per i tuoi magneti puliti, liberi il torio. Quei laghi di fango tossico in Asia non sono solo velenosi, emanano radiazioni. Le falde acquifere vengono contaminate. La terra diventa sterile per secoli. Questo è il patto col diavolo che abbiamo firmato. Il nostro mondo occidentale è pulito. Le nostre auto non emettono fumo. Le nostre pale eoliche girano silenziose in mezzo a prati verdi. Ma lo fanno perché da qualche parte nel mondo la terra sta morendo. Ora però il risveglio è vicino. I governi occidentali si sono accorti che senza terre rare l'industria della difesa si ferma. I missili non volano e il panico è finalmente iniziato. Siamo entrati in una nuova guerra fredda e il campo di battaglia è la tavola periodica. L'Europa e l'America stanno disperatamente cercando di riaprire vecchie miniere abbandonate. Scienziati in tutto il mondo stanno studiando i batteri estremofili, cercando di usare i microbi per separare gli elementi senza usare acidi mortali. Si parla di estrarre terre rare dal fondo degli oceani profondi, raschiando il fondale marino con robot giganti. E si inizia a esplorare l'idea del riciclo urbano. Estrarre il neodimio dai vecchi hard disk abbandonati nelle discariche. Ma il tempo stringe. Ogni giorno che passa, la nostra civiltà diventa sempre più un'entità digitale, elettrica, quantistica. E ogni giorno il nostro bisogno di questi 17 fantasmi aumenta. Abbiamo costruito un castello di vetro bellissimo, ma le sue fondamenta poggiano su una polvere magica che non controlliamo. Ripensa al telefono che hai in mano. Non è solo un pezzo di tecnologia, è un miracolo cosmico, nato dalla morte violenta di 2 stelle, sepolto per miliardi di anni nel buio della crosta terrestre, estratto con la forza dell'acido e raffinato fino a manipolare la luce e il magnetismo a livello subatomico. Le terre rare sono il ponte esatto tra l'età della pietra e l'era spaziale. Sono il limite fisico della nostra ambizione. Se riusciremo a trovare un modo pulito per domarle, ci porteranno alle stelle. Se falliremo, saranno la catena chimica che ci terrà ancorati
a un pianeta avvelenato. La prossima volta che accendi uno schermo o senti la vibrazione di una notifica, fermati un secondo. Ascolta in silenzio. Quello che senti è l'eco dell'universo piegato alla volontà umana. Io sono Renderium e questa è l'invisibile architettura del nostro mondo. Iscriviti per scoprire i segreti nascosti a 1 millimetro dai tuoi occhi.